Ciao a tutti, oggi ritorno con una ricetta veramente strepitosa, pensata e ideata proprio per il periodo pasquale. Si tratta di una mia invenzione e sapete quanto io ami sperimentare in cucina. Una rivisitazione dei taralli dolci di Pasqua con la forma dei classici taralli, ma con l'impasto alla sarda. Quello che resta morbidissimo per diversi giorni e super profumato, proprio della tipica frolla alla sarda, quindi con lo strutto e con tanta buona scorza di arance e limone. Da qui ho pensato appunto di chiamarli taralleddi de Pasca. Vi piace come idea? Beh, poi riguardo alla bontà, credo che la mia espressione del viso dica già tutto e non ci sia bisogno di aggiungere altro. Che golosona! Perfetti poi anche per i bambini, decorati così con le palline colorate e gli ovetti di cioccolato al centro, irresistibili. Inizieremo a preparare l'impasto. All'interno di una ciotola versiamo 100 g di zucchero, un uovo intero e 3 tuorli e tutte le uova dovranno essere grandi e a temperatura ambiente. Uniamo un pizzico di sale e la scorza grattugiata di un'arancia biologica e di un limone biologico, per cui con la buccia edibile e non trattata in superficie. Ora sciogliamo 25 g di miele, io utilizzo quello sardo all'arancia, in 25 g d'acqua leggermente tiepida e li uniamo al composto. Mescoliamo bene per qualche minuto con una frusta a mano. Aggiungiamo 500 g di farina di tipo 00, una bustina da 16 g di lievito per dolci vanigliato e setacciato, mescoliamo e in ultimo uniamo 150 g di strutto morbido. Impastiamo energicamente con le mani prima all'interno della ciotola e successivamente sul piano di lavoro leggermente infarinato, di modo da formare un bel panetto liscio ed omogeneo. Questo tipo di frolla non necessita il riposo dei fatidici 30 minuti nel frigorifero, per cui si potrà utilizzare subito. Stacchiamo piccole parti di impasto e formiamo dei cordoncini spessi quanto un dito, più o meno, e lunghi fin quanto ce n'è. La lunghezza quindi è irrilevante. E per formare i nostri taralleddi procederemo in questo modo, così come mostrato in video. Partendo da un'estremità la arrotoliamo su se stessa lasciando il foro largo al centro e unendola poi al cordoncino. Facciamo aderire bene con il dito e tagliamo l'eccesso con un coltello. Dobbiamo creare degli anelli, ecco, detto in parole povere, la tipica forma dei taralli. E procederemo in questo modo fino ad esaurire tutto l'impasto e a riempire tutta la teglia grande. Ma guardate che carini! Qui a casa il mio babbo poi mi ha detto: Marta, mi sembrano gli anellini fritti di calamaro. Le risate che mi sono fatta. Ecco, così per intenderci capite anche la forma che devono avere e la grandezza che devono avere. Beh sì, un po' è vero, anche se io comunque preferisco di gran lunga questi. Si sente già un delizioso profumino. Nel mentre che li stiamo formando, non dimentichiamoci di accendere il forno per farlo preriscaldare e una volta completata tutta la teglia inforneremo quindi i nostri taralli sardi a 165 gradi per 15 minuti nel ripiano centrale del forno. Attenzione a non farli cuocere troppo, non si dovranno scurire né bruciare ovviamente, pena la perdita della loro morbidezza inconfondibile. Un po' come le ciambelline sarde, ve le ricordate? Li dovrete quindi togliere dal forno ancora bianchini e morbidi. Visto che mi era avanzata una pallina d'impasto e visto che vi volevo anche mostrare la versatilità di questo tipo di frolla, ho voluto creare anche dei biscottini con la Nutella, delle palline schiacciate con le mani e con l'impronta al centro creata con le dita a forma di cuore.
L'incavo perfetto per accogliere abbondante Nutella o marmellata. Vi piace anche quest'idea? Che bontà! Ovviamente inforneremo anch'essi con le stesse modalità appena elencate. I taralli sono pronti, li faremo freddare su un piatto e poi potremo procedere con la glassatura. Vi dico già che uno è stato fatto fuori già così semplice, ma fantastico. Non ho resistito, sono troppo buoni anche questi con la Nutella. Per la glassa io ho utilizzato 125 g di zucchero a velo, 4 cucchiaini d'acqua e 2 cucchiaini scarsi di succo di limone, aggiunti così gradualmente in modo tale da renderci conto e ottenere quindi il bene e la giusta consistenza. Ne ho glassato circa 7-8, gli altri invece li ho voluti lasciare semplici, proprio perché a casa piacevano così, semplici da inzuppare nel cappuccino. Quindi se li voleste glassare tutti dovrete raddoppiare le dosi della glassa. Con l'aiuto di un cucchiaino ne glassiamo uno alla volta sopra una gratella, così come vi sto mostrando. Prima che la glassa si asciughi, al centro aggiungiamo un ovetto di cioccolato che fa tanto Pasqua e tutto attorno le palline colorate. Procediamo così in questo modo e poi ovviamente libero spazio alla vostra fantasia. Come dico sempre, potrete decidere voi come decorarli e volendo potreste anche omettere gli ovetti al centro, sono opzionali. A me piaceva tanto l'idea, è super carina proprio presentarli così, molto più pasquali e molto più allegri, oltre ad essere molto più golosi. Eccoli qui, tutti in fila, pronti per essere serviti e farvi fare un figurone sulle tavole di Pasqua. Io li amo, ma poi guardate quanto sono morbidi, si sciolgono in bocca e hanno questo gusto così delicato, profumato e aromatizzato che vi farà andare dritti dritti in paradiso, in un brodo di giuggiole, così come dico sempre io. Beh, da 1 a 10, dai, quanto gli dareste ai miei taralleddi de Basca? Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e spero tanto che la proverete anche voi. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!